Ops. Definitivo. Dai che manca poco. Meraviglioso. Qualche problema d'intestino. Amici e amiche del canale, come vedete non è il clima migliore per andare in escursione, o forse lo è, dipende sempre dai punti di vista. Direi che sono pronto. Clima scozzese. Ops. Oggi brutto tempo previsto fino a metà pomeriggio, quindi dovrebbe attenuarsi tra un paio d'ore, mentre in quota erano previsti dai 1900 metri in poi anche 4-5 centimetri di neve, quindi spero di godermi gli ultimi centimetri di fresca di questo, devo dire, straordinario inverno, visto che la neve la troverò solo in alto dai 1900-2000 metri in poi. Pensavo di fare l'avvicinamento con delle scarpe più leggere rispetto a questi, ma poi ho pensato che avrei appesantito troppo lo zaino. Oggi poco male, ma domani al ritorno ne sentirò la mancanza. Manca solo William Wallace, che meraviglia. Ci tengo perché è anche doveroso sottolineare sempre che avventurarsi in queste condizioni di scarsa visibilità da soli e con neve in quota può risultare pericoloso. È facile perdersi, è facile non trovare la strada e, come a volte capita, facile anche andare nel panico. Insomma, per affrontare questo tipo di uscite bisogna esattamente sapere cosa si sta facendo. Uno dei problemi che si manifestano in questo tipo di uscite è ovviamente il fatto che bisogna coprirsi perché sta piovendo, anche se in questo momento ha smesso, e allo stesso tempo però quando si incomincia a salire con lo zaino un po' pesante si incomincia a sudare, e non dimentichiamolo mai, il sudore è il grande nemico del trekker. In questi casi il trucco che adotto sempre io è quello di rallentare il passo, di fare in modo di faticare il meno possibile e di far produrre meno calore possibile al nostro corpo. E comunque l'avvicinamento che porta prima al rifugio di Capanna Sevice e poi successivamente o al Monte Sevice o addirittura sul Velino è uno degli avvicinamenti più lunghi dell'intero arco appenninico, o meglio, non tanto in chilometri di stivello, ma questo giro tortuoso all'interno per molti chilometri di un bosco ti dà la sensazione che tu non arrivi mai. C'è da dire però a riguardo che l'ambiente è davvero straordinario. Sono, direi, quasi finalmente uscito dal bosco. Ora a breve dovrò incontrare i primi nevai e tra circa 20 minuti sarò alla fontana di Capanna Sevice a 1900 metri. Da lì un altro quarto d'ora, 20 minuti, e sarò a rifugio Capanna di Sevice, dove passerò la notte nello stanzino d'emergenza. Ecco il primo nevaio, più che un nevaio che persiste, visto che qui la vegetazione è ridotta al minimo e non c'è ombra, sembra proprio una scarica venuta dall'alto. Vedete, questo è il tipico caso dove a un certo punto non vedi più il segnale successivo e quindi si rischia di perdersi. Quando si incomincia a salire, la neve che aumenta può coprire i segnali, quindi è necessario studiare preventivamente il territorio, avere una giusta app, portarsi una mappa e andare per tentativi, mantenendo sempre bene a mente qual era il punto iniziale. Dai che manca poco. Qui la scritta dice 20 minuti al rifugio.
Breve break che peraltro è il primo della giornata perché praticamente non mi sono mai fermato. Guardate che contrasto meraviglioso. Tiepidi raggi del sole, la fontana, alcune chiazze di neve, le nuvole. La natura sa dipingere dei quadri che nessun artista sarà mai in grado di realizzare altrettanto belli. Brevi nevai, dove peraltro un po' si affonda. Un animaletto è passato prima di me. Che bello a fine aprile, ormai maggio, camminare ancora sulla neve. Devo dire che le previsioni non ci hanno preso molto perché i 4-5 cm che venivano dati qui a quota 1900-2000 metri non sono caduti. Guardate, ampi tratti scoperti. Ecco Capanna Sevice, sempre meravigliosa. Ma forse è meglio passare da quest'altra parte. Sì, sì. Oh. Ecco il mio caro stanzino. Attenzione perché è qui che ci si fa male, quando sei arrivato. C'è un piccolo problema con la porta che risulta essere in parte bloccata. Qui c'è il pavimento che si è rialzato, ora ho trovato delle rondelle e non so se è colpa ovviamente del freddo e del grande innevamento di quest'anno o se qualcuno provando ad entrare ha forzato più del dovuto. Farò in modo di chiudermi stasera in qualche modo e domani allerterò i responsabili del rifugio. Quello, come vedete, è il rifugio e guardate qui che panorama meraviglioso. Gruppo del Muro Lungo. Questo è il costone nascosto dalle nuvole. Lì dietro c'è il rifugio Sebastiani. Quelle che vedete più avanti sono le tre sorelle e là dietro, nascosta dalle nuvole, c'è la vetta del Monte Sevice. Quello è il Monte Rozza, da dove credo di passare domani per la via di ritorno, effettuando così un bel giro ad anello. Devo dire che in quota fa freddino, Ora entro dentro al rifugio, mi cambio, indosso abiti più consoni per le temperature e mi preparo anche qualcosa da mangiare perché ho una discreta fame. Ora raccolgo un po' di neve per fare un po' di acqua e in questi casi, con queste condizioni, neve un po' sporca, marcia, come ci si deve comportare? Beh, prima cosa ci si allontana dai sentieri. Secondo, ma questo va fatto sempre, bisogna assolutamente setacciare la neve. Ecco perché la paletta per gli escrementi in realtà in inverno ha una doppia funzione. Semplicemente è meglio togliere il primo strato, che è quello potenzialmente un po' più sporco, e controllare sempre se non ci sia qualche sorpresina, perché se è passato un lupo piuttosto che un cervo o un camoscio o un essere umano potremmo andare ad avere poi qualche problema di intestino. Qua sotto, tolto il primo strato, qui con la poletta riesco a controllarla bene, qui assolutamente pulita, bianca, e la raccolgo. Insomma, vi fate una bella granita, dai.
Ora, l'acqua che sto sciogliendo mi servirà per metterla calda nei classici noodles. Per un pasto rapido per me sono una soluzione eccezionale. Stasera per cena proverò questo nuovo prodotto davvero davvero interessante. Credo di aver trovato il prodotto definitivo per il cibo in outdoor, perché sono dei precotti e quindi non serve neanche l'acqua, basta scaldarli un paio di minuti. In questo caso io ho portato cereali e lenticchie. Che pace e che armonia. Silenzio interrotto solo dal rumore del vento. Tini pampa accesa, come vedete, qui ci sono due brande, materassino e sacco a pelo, ci sono anche degli stuoglini. In realtà forse il materassino si potrebbe anche non portare in questi casi, però sempre meglio averlo. 19,45, mi sono cambiato, direi che va decisamente meglio. Intimo termico, ho messo il pile, scaldacollo, calzi lana merinos. Questo silenzio assoluto è veramente una sensazione meravigliosa, quella di essere qui completamente da soli. La solitudine in questi casi non mi spaventa. Come disse un grande attore in un grande film, sono un solitario, ma non mi sento solo. Alla fine ho deciso un paio di Ringo. È una bella tazza di camomilla bollente. Ore 8:15. A breve cala la notte. Un vento assurdo. Vetta del Sevice ripulita completamente. Ultima neve spazzata via. Situazione in alto. Faccio fatica a stare dritto.
Questo è il Monte Rozza. Monte Rozza, 2064 metri. Il vento non molla, ma questa vetta ho voluto portarla a casa. Ora si scende da questo versante e si ritorna giù a valle. E sì, sto decisamente rimpiangendo un paio di scarpe leggere. Non vedo l'ora di arrivare in macchina, togliere gli scarponi e indossare le mie comodissime Adidas. Finalmente il momento è arrivato. A fine escursione il tonno è eccezionale. Eccoci giunti alla fine di questa piccola ma intensa avventura, intensa soprattutto per i miei piedi. Vi lascio in descrizione i 2 video che ho realizzato del mio ultimo viaggio in Norvegia e prossimi video in uscita e 2 tende differenti da loro ma molto interessanti, soprattutto adesso che siamo vicini all'arrivo dell'estate, anche se in realtà sono entrambe 4 stagioni. Ve ne parlo meglio nei prossimi video. Ciao!